Ciao a tutti, sono qui oggi e volevo parlarvi di un effetto che mi ritrovo spesso a raccontare quando parlo o spiego come funzionano le torri evaporative o quali sono i vantaggi delle torri evaporative rispetto a degli scambiatori indiretti. Il wind chill. Che cos'è il wind chill? Ovvero il fattore di raffreddamento dovuto al vento. Abbiamo tutti provato quella sensazione, anche in estate, se usciamo dall'acqua dopo aver fatto il bagno al mare, se siamo in presenza di un po' di vento, quella sensazione di, come dire, freddo particolare. È una sensazione dovuta all'evaporazione dell'acqua sul nostro corpo. Ma in effetti, che cosa causa questo raffreddamento, questa sensazione di raffrescamento così intensa? È l'effetto dell'evaporazione dell'acqua sulla pelle che asporta calorie, asporta energia. Ed è esattamente lo stesso effetto che noi otteniamo nei raffreddatori adiabatici o nelle torri evaporative, per il quale riusciamo a raffreddare la temperatura dell'acqua ad una temperatura più bassa rispetto alla temperatura ambiente. Sì, perché quando parliamo di torri di raffreddamento, il dato che noi chiediamo ai nostri clienti è: qual è la temperatura di bulbo umido di progetto? Perché ci interessa questa temperatura di bulbo umido? Perché è la temperatura di riferimento per calcolare una torre evaporativa. In sostanza, se andiamo a guardare le tabelle dell'ASHRAE americana o qualsiasi tabella climatica, noi troveremo sempre riferiti a una certa posizione geografica una temperatura media del bulbo secco, estiva, invernale, ma troveremo anche una colonna o una riga relativa alla temperatura del bulbo umido. È quella temperatura spiegata proprio in soldoni che otterremmo se prendiamo un termometro, un classico termometro di quelli che vediamo appesi fuori dalle baite, e attorno al sensore, al bulbo, mettiamo uno straccio leggermente umido. Vedremo che quella temperatura scende. È la temperatura del bulbo umido, ovvero la temperatura del bulbo bagnato, che è più bassa rispetto alla temperatura ambiente. Ed è la temperatura di riferimento per la progettazione delle torri evaporative, in quanto è la temperatura più bassa. In questo modo noi riusciamo a ottenere una temperatura dell'acqua in uscita dalla torre più bassa. Perché? Perché sfruttiamo il calore latente di evaporazione e quindi quell'energia che viene asportata dall'evaporazione dell'acqua, che consente di abbassare la temperatura dell'acqua che viene raffreddata. La prossima volta che fate il bagno d'estate, pensateci. Grazie, buona giornata.